Basta, non è che ha passato la pausa tra primo e secondo tempo, non l'ha passata tutto il tempo a parlare con me. Questo avevo un bel orologio. Sicuramente c'è stato qualcosa che ha dato fastidio a tutte e due, però non mi ricordo cosa è successo. No, non so, non mi ricordo, di sicuro non ci volevamo baciare. È meglio che non parli. È il bello che quel giorno io non dovevo neanche giocare, ti ricordi? Non dovevo neanche venire alla partita. E quando mi avete detto così ho detto no, adesso gioco. E questa l'ho fatta all'oratorio dove andavo sempre vicino a casa. Mi sa che avevo appena firmato con l'Inter, mi ricordo che dovevo fare una pubblicità e quando ho calciato la palla è scoppiata. Amici, oggi abbiamo delle foto ricordo della mia vita, faremo dei commenti a riguardo. C'è una foto di me, mia mamma, mio fratello, dove non mi ricordo, stavamo giocando. Questa è una foto di me da piccolo a Lumezzane, sa che era nello stadio del Lumezzane questa foto qua è stata fatta. Non ho tantissimi ricordi, però vedo la squadra, era a Lumezzane. Bella questa foto, mi hanno pettinato bene. E questa l'ho fatta all'oratorio dove andavo sempre vicino a casa. Mi sa che avevo appena firmato con l'Inter, mi ricordo che dovevo fare una pubblicità e quando ho calciato la palla è scoppiata. Questo avevo un bel orologio. Era prima della finale di Champions con l'Inter, questa al Bernabeu. Questa è stata una bella emozione. Avevamo fatto una foto dopo il concerto a Manchester con Drake. Siamo andati a bere una cosa assieme in un bar. Era uno shisha bar, mi ricordo. Avevo la Bentley perché ci sono le chiavi qua. Bu fotoğraftan önce Drake'le o zamanlar bir ilişkileri olmuş sanırım. No, l'ho conosciuto quella sera lì. O forse l'avevo conosciuto per messaggio un po' prima e poi ha fatto il concerto a Manchester e siamo usciti insieme. Questa è una foto con Mourinho. Se non sbaglio mi stava rimproverando perché dovevamo far vincere la classifica cannonieri a Ibrahimovic e avevo appena fatto gol e non mi ero fermato per passarla a Zlatan e mi stava dicendo che mi stava ricordando che dobbiamo far vincere la classifica cannonieri a Ibrahimovic. Mourinho'da bir hikayesi var sanırım Mourinho'nun anlattığı devrede. Sì, no, ma non è così, non è stata così. Si era raccomandato di stare attento, che ero già ammonito. Basta, non è che ha passato la pausa tra primo e secondo tempo, non l'ha passata tutto il tempo a parlare con me. Però si è raccomandato un paio di volte di non prendere l'altro giallo e se tu vedi la partita è stato proprio sfigato, ho preso un giallo proprio stupido. Però poi tutti si ricordano di quella partita che è l'andata e il ritorno di quella partita è quello che ho fatto il gol da lontano su punizione con Rubin Kazan, perché era Champions League, erano a gironi. Però si ricordano tutti dell'andata che abbiamo pareggiato 1-1 che è stato espulso. Ma al ritorno abbiamo vinto 2-0 e ho fatto quel gol da lontano, quello bello, non so se te lo ricordi. E l'assist, ho fatto l'assist da di tacco anche. Però si ricordano tutti di sta cagata qua. Qua aveva fatto gol, mi sa che era l'ultima o la penultima, no, l'ultima partita che avevamo in campionato o la penultima, avevamo già vinto il campionato. E avevamo fatto con l'Atalanta, mi sembra, e Zlatan aveva fatto due gol, non sono sicuro, 2 gol, l'ultimo di tacco e aveva vinto la classifica cannonieri. E quindi gli avevo dato un calcio. Ma penso che gli ho dato calcio perché io mi ero lamentato un po' con Mourinho, perché dicevo ma la può vincere anche da solo la classifica cannonieri, non ha bisogno che tutti gli danno la palla, no? E l'ultimo gol l'ha fatto di tacco e quindi era un calcio come dire vedi che lo puoi fare anche da solo. Beh, questa è una foto con Zanetti che avevamo preso la Coppa, la Champions sotto i tifosi, ma questa serata qua è stata, anche se l'unico rimpianto è che non sono entrato, però è stata una serata fantastica veramente questa. No, non mi ha messo dentro alla fine, ha messo Materazzi
sai, un anziano per dargli la gloria, è giusto anche alla fine, però l'unico rimpianto è che non sono entrato, perché sono convinto che se entravo facevo pure gol. Questa è una foto con i miei genitori, se non sbaglio è quando ho preso la cittadinanza italiana, questa sì. Tutti pensavano che io fossi molto felice, invece sinceramente ero un po' quasi offeso, perché mi reputo africano, ghanese, però essendo nato in Italia, cresciuto in Italia, secondo me la cittadinanza italiana doveva arrivare prima, no, di sicuro non ho 18 anni. Questa foto qua è con Pirlo, eravamo a Coverciano e mi sa che credo che fosse il ritiro prima degli europei o dei mondiali, non mi ricordo. Però no, foto uno scherzetto. Questa è una foto con mio figlio, abbiamo un bel rapporto, sempre in nazionale. La partita non me la ricordo, però era prima di una partita in nazionale sicuramente. Forse è l'unica volta, una delle poche volte che ho esultato che non l'avevo pensato, mi è venuto proprio al momento di far così. Sinceramente giochi contro quella Germania, non pensi, cioè, certo ci provi, vuoi vincere e tutto, però non pensi veramente di vincere e sicuramente non parti in testa pensando di vincere 2-1 e fare 2 gol. Quindi è stata una reazione mia in quel momento lì, non pensata, però che alla fine è diventata iconica e ci ho fatto anche tante risate perché questa foto qua la cambiavano e ho riso tantissimo anche su questo. Questa è quando abbiamo perso l'Europeo, la finale, che viene dopo quella foto lì, questa. No, questa qua è una foto quando abbiamo perso l'Europeo con la Spagna e il fatto che ho pianto è perché io ci credevo veramente e secondo me non abbiamo giocato da Italia, abbiamo perso in una maniera un po' esagerata e quindi mi ha fatto veramente male, per questo che ho avuto questa reazione. No, questo è un selfie che ci siamo fatti a Anfield, a Liverpool, in un amichevole, amici di, non mi ricordo, contro amici di Gerrard, credo. Amici di Carragher contro amici di Gerrard, una partita così. Guarda, peccato che abbiamo così tanti anni di differenza, perché un trio così davanti, porco cane, non sarebbe stato male. E questo è stato quando ho firmato al Manchester City. Penso che sia il primo giorno di presentazione, credo. Non ho tanti ricordi della presentazione, sono sincero. Però mi piaceva lo stadio, mi ricordo che quando sono entrato nello stadio mi piaceva veramente tanto. Swansea, sì. Sicuramente c'è stato qualcosa che ha dato fastidio a tutte e due, però non mi ricordo cosa è successo. No, non so, non mi ricordo, di sicuro non ci volevamo baciare. È una foto di me e Edin. Non mi ricordo cosa sia successo, sembra quasi che lui sia arrabbiato e io lo voglio calmare, mi sembra. Ma abbiamo anche a tutt'oggi un bel rapporto, ma abbiamo avuto un bellissimo rapporto a Manchester. E non posso dire quanto è bravo lui perché giochiamo domani, se volete ve lo dico dopodomani, per scaramanzia. Questa è una foto con Mancini. Ho avuto un rapporto veramente bello con lui, molto non singolare, molto bello con lui. Particolare a volte perché si comportava proprio come un padre tante volte. Oggi come oggi non lo sento più tanto, quasi più, anche perché le ultime convocazioni che non mi ha fatto ci sono rimasto male, però sicuramente devo tanto a lui perché mi ha fatto cominciare a 16 anni e mezzo nell'Inter e si è preso la responsabilità, anche se io avevo tanto talento, però si è preso la responsabilità, poi mi ha portato al Manchester, comunque abbiamo vinto sempre e penso di averlo ripagato, anche se sicuramente potevo fare di più, ma l'ho ripagato e lui mi ha dato tanta fiducia, quindi è uno dei tasselli più importanti della mia carriera, Roberto Mancini.
O şampiyon olan Manchester City kadrosu hakkında düşünüyor. Asisti de o yaptı. Che è stata era una partita un po' strana, non era facile perché siamo andati in vantaggio, poi siamo andati in svantaggio. Gli ultimi 10 minuti penso tutti in campo, a parte provare a vincere, ma dentro la testa pensavamo di aver già perso. E quindi sono quelle partite che secondo me succedono una volta ogni 100 anni di calcio, o 50 anni di calcio. Questo è quando abbiamo vinto 6-1 contro Nani nel derby con Manchester. Beh, questa l'ho pensata invece di esultanza, perché era un periodo dove mi stressavano un po' i giornalisti, perché hanno sempre fatto, però niente, l'ho pensata, volevo scrivere un'altra cosa, poi mi hanno detto no, se scrivi questo succede un casino, quindi poi ci ho pensato, ho detto allora faccio Why Always Me e basta. Perché la gente vuole sapere determinate cose, quindi ti creano il personaggio. Poi sicuramente del mio ce l'ho messo in cose che secondo me, a parte una o due che sono state abbastanza gravi, ma per me, non per le altre persone. Però ho sempre fatto cose che fanno anche gli altri ragazzi, però una volta che ti creano un personaggio, una volta che sei così tanto conosciuto, così tanto sulla bocca di tutti, diventa tutto, qualsiasi cosa fa devono dirla e la gente la vuole sapere, quindi questo è stato il problema secondo me. Questa è stata la foto che mi hanno fatto all'aeroporto a Milano quando ho firmato col Milan e ho veramente solo ricordi belli di questo giorno. Questa è una foto con Clarence, abbiamo avuto un rapporto bellissimo, ci siamo intesi, capiti, è stato un periodo comunque che facevo gol, sinceramente è stato uno dei più bravi allenatori che ho avuto. Questa è una foto a Liverpool con Gerrard. Di Liverpool sinceramente non ho bei ricordi, è andata male, non stavo bene, non riuscivo a fare gol, però non giocavo male, giocavo bene, però non era periodo, non sono stato aiutato, c'era un allenatore che era un disastro e quindi è stato difficile. Nizza, questa è Nizza. Ho fatto 2 anni e mezzo a Nizza, purtroppo non abbiamo mai vinto il campionato, ma avevamo una squadra veramente forte, siamo arrivati ai quarti mi sembra di Europa League. Abbiamo fatto lo spareggio per la Champions col Napoli, che purtroppo siamo usciti, abbiamo vinto con l'Ajax, poi siamo usciti con il Napoli. Però ho bei ricordi a Nizza, è stato veramente, forse posso dire, alcuni degli anni più belli della mia carriera sono stati. Allora, poi sono andato a Marsiglia perché ho avuto dei problemi più o meno, con Vieira che era l'allenatore del Nizza. Se non avessi avuto questi problemi probabilmente sarei rimasto a Nizza, ma non perché non volevo andare a Marsiglia, perché ho amato Marsiglia, però stavo bene a Nizza ai tempi. Negli ultimi tempi no, però sono sempre stato da Dio a Nizza. Però i 6 mesi che ho fatto poco, 6 mesi a Marsiglia, ho fatto tanti gol e un ambiente che è veramente fantastico e io ho amato e amo tuttora Marsiglia, sono sincero. Questo è il gol che ho fatto col Saint-Étienne, che ho fatto il selfie, questa esultanza l'avevo studiata prima, la volevo già fare e siccome era una partita importante, niente, ho voluto fare questa esultanza ed era bella, mi è piaciuta. Questa è stata l'esperienza a Brescia, questo è l'allenatore Corini, è un bravo allenatore, però era tutta una situazione un po' complicata a Brescia, sinceramente anche per colpa del presidente, che non era una persona molto stabile. Avevamo una bella squadra, però purtroppo è andata male. Ho bei ricordi, ma anche non bei ricordi, sono sincero. Poi quando sono andato a Monza, dopo Brescia sono andato a Monza, sì, da Galliani, che mi ha convinto lui ad andare. Il Monza era in Serie B. Sinceramente in Serie B non ci sarei mai andato, però ci sono andato perché il rapporto che ho sempre avuto con Berlusconi e Galliani, purtroppo Silvio non c'è più, ma con Galliani qualche volta ci scambiamo dei messaggi, era stato un rapporto troppo bello, veramente d'affetto vero, e avevo deciso di andare a fare un'esperienza in B col Monza solo perché c'erano loro.
E qua è l'ultima volta che ho visto anche Mino, sinceramente, ed è quando abbiamo firmato con la Dana qua a Istanbul. È stata una giornata strana dove ci siamo intesi facilmente col presidente. Sono venuto qua a Istanbul sinceramente con l'idea di non firmare, sono sincero. Ma quando ci siamo seduti io, Gökhan Inler, Gökhan, il direttore, il presidente, non so, il modo come mi hanno parlato e tutto mi ha convinto a firmare, perché io in passato avevo promesso a me stesso, con certe storie che sentivo da miei amici che hanno giocato in Turchia, che non c'era serietà, non c'era tante cose che non mi piacevano, e avevo promesso a me stesso non andrò mai a giocare in Turchia, anche perché anche in passato c'era stata Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, però ho sempre detto di no. E invece il presidente è riuscito a convincermi, quindi sinceramente sono partito per questo appuntamento senza voler firmare, e poi invece poi ho firmato. A livello del calcio turco non è male. Non è ancora, secondo me, dove potrebbe essere, però sta migliorando. Io lo vedo abbastanza bene, sinceramente. È meglio di altri campionati che secondo me sono sopravvalutati. Il campionato turco è difficile. Può far meglio però, molto tranquilla. Me l'avevano presentata un po' più caotica, un po' più stressante, invece vivo benissimo, sono rilassato, voglio bene alla gente mi vuole bene, sono tranquillo, invece sto bene ad Adana, sinceramente. È meglio che non parli. Questa è colpa tua e di Gökhan, perché voi mi avete fatto vedere questo allenatore che io non sapevo neanche chi fosse, che anni prima mi ha detto che sono uno stupido. E io mi sono incazzato perché ho detto, ma scusa, ma chi cazzo è questo qua che non mi conosce e mi dice che sono stupido io? Ho detto, allora aspetta che io spacco la sua squadra e gli faccio capire che ha sbagliato tutto, sto deficiente. È il bello che quel giorno io non dovevo neanche giocare, ti ricordi? Non dovevo neanche venire alla partita. E quando mi avete detto così ho detto no, adesso gioco. Pişman mı kaleden bence çok. Pentito. È fortunato che abbiamo fatto 3-3, facevamo 4-3, facevo 1 contro 22, facevo, guarda. Ma perché se stava zitto questo qua, anni prima, magari quella partita la vinceva perché non giocavo. E invece ha detto una cazzata in passato e l'ha pagata dopo. Ma poi adesso a parte gli scherzi, sono cose che si imparano da piccoli, se i tuoi genitori te le spiegano, te le insegnano, che perché devi giudicare chi non conosci. Cioè, se non te lo spiegano i tuoi genitori posso capire, allora sei ignorante, ma se no è sbagliato come concetto. E comunque questa risultanza è stata proprio contro di lui. Cioè, a me piace anche Besiktas, mi piace anche l'ambiente, i tifosi hanno sempre avuto belle squadre, cioè tutto rispetto per loro, ma per questo non so come si chiama, assolutamente no. Bei ricordi.